Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, siamo qui con un altro episodio di Pokémon Rosso. L'ultima volta siamo arrivati all'isola Cannella e attraverso le isole Spumarine abbiamo catturato Articuno. Oggi siamo invece a Plumbeopoli, e nella città di Brock per capirci, nella palestra di Brock, e siamo praticamente sul retro del museo, ok? Entrando dal retro ci serve appunto taglio, riusciamo ad accedere a un'ala separata del museo. Quello lì a sinistra è il museo dove c'erano tutti i fossili. Qua ci sono degli assistenti del professor Oak e in particolare questo assistente ci regala una ambra antica. Ambra antica è il fossile praticamente di Aerodactyl. Quindi noi adesso torniamo all'isola Cannella. Se vi ricordate, a Monteluna avevamo ottenuto l'elix fossile e lo ritiriamo. No, non volevo ritirare la caramella rara. Ok. E andiamo al laboratorio a rivitalizzare questi due fossili. Il laboratorio è questa struttura qua a sinistra. Adesso parliamo anche un po' con tutti, studiamo i Pokémon attentamente qui. Specie di portano rari da esaminare, ok. Adesso io non mi ricordo dov'è l'assistente, però sono un dottore molto importante, studio fossili rari. Hai qualche fossile per me? Sì, abbiamo l'X fossile. Già estinto, lo farò tornare in vita con la mia macchina. Sì, grazie. Presto dammelo. Ci metterò un po'. Ah, ok, quindi ci metti un po'. Niente, speravo a dire la verità che me lo facesse un pochino più in fretta perché volevo vederli tutti e due i nostri fossili, ma vabbè. Nel frattempo facciamo una cosa importante, andiamo a evolvere Dragonair. Allora, io sono già venuto in questa torre qui ad allenare i Pokémon perché sono a livello dal 30 al 40, quindi assolutamente facili da allenare. Ho già catturato anche tutti i Pokémon che ci sono qua, quindi Ponyta, Growlithe, piuttosto che Grimer, Koffing, Mach, tutta sta roba qua. Mettiamo Dragonair davanti. Sì, ho liberato gli posti perché pensavo di schiudere i fossili, diciamo. Adesso vado a riprendere i Pokémon e facciamo nel frattempo la torre bruciata. Allora, schianto. No, dai, Dragonair, dai. Perfetto. Questo dovrebbe ucciderlo. Ok, Dragonair sale a livello 55, ok, l'ho lasciato apposta a un colpo perché volevo farvi vedere l'evoluzione. Dragonair cerca di imparare Iperraggio, e sì, glielo facciamo imparare al posto di Ira di Drago, e puff, scorda Ira di Drago e impara Iperraggio, ma soprattutto è il momento dell'evoluzione perché si evolve a livello 55. Questo è probabilmente il Pokémon più forte che abbiamo in squadra, anche se le mosse che ha non sono, diciamo, il top. Però quanto è bello avere Dragonite. Una seconda evoluzione, io sono andato a prendermi la pietra idrica perché dobbiamo evolvere anche Staryu in Starmie. Direi che a livello 56 Staryu è il momento che si evolva. Ha imparato idropompa, ha imparato ripresa. È il momento di evolversi. Un grandissimo, un bellissimo Starmie. È veramente bellissimo, a me piace tantissimo come è disegnato. Benissimo, andiamo, vado a prendere i Pokémon e torniamo qua. Ed eccoci di nuovo dentro, ho attivato anche un super repellente per evitare di dover affrontare mille Pokémon. Qui abbiamo delle porte chiuse, beh, Funnifuga ci tornerà utile, diamo un'esplorata alla zona, vediamo se ci sono delle sferette, qualcosa di interessante. Qua vedo un sacco di porte chiuse e niente, qua è tutto chiuso. Dobbiamo riuscire a trovare la chiave per aprire la palestra di fuoco di Blaine e dovrebbe essere in questa struttura bruciata.
Allora, tipo queste statuette qua ci si può parlare e c'è un pulsante segreto che facciamo. Esatto, chi non lo farebbe? Esattamente. Noi siamo proprio quelle persone che lo fanno. E saliamo al piano superiore, torre fatta di diversi piani. E io ho allenato i Pokémon qua per intenderci, e dove non c'è assolutamente niente, c'è solo quell'allenatore lì. Qui c'è un altro pulsante, esatto, noi lo pigiamo, sì, un altro repellente per carità, ok. Qui ci sono degli allenatori, magari possiamo anche batterne uno per vedere che Pokémon hanno. Vediamo cosa offre. Questo è uno scassinatore. Vuole lottare. Ah, inizia, vedi, hanno dei Pokémon interessanti. Comunque Charmander è buono. Andiamo di terremoto. Esagerato forse perché non serviva terremoto su Charmander, però visto che ha un Pokémon bello, facciamogli una mossa bella. Charmeleon, beh, bello, cioè che cosa bisogna dire? È un grande allenatore. Direi che anche Charmeleon se ne va senza tanti pensieri. Uno scassinatore, era un po' poverello per essere un scassinatore, però. Ah no, ci ha dato 3000 monete. No, no, come non detto, vabbè, bravo, bravo. Allora, qua ci sono scale dappertutto. Io non ricordo che bisognasse andare così su. No, in verità sì, a sto punto direi proprio di sì, che era questa la zona. C'è un altro pulsante che facciamo, noi non lo pigiamo, certo che lo pigiamo. E abbiamo aperto una porta qua. Allora, adesso qui ci sono due porte, io non mi ricordo mai se è di quella di sinistra o di quella di destra. Adesso battiamo questo allenatore qua un attimo. E così a istinto io prenderei questa qua. Ok, siamo arrivati in una nuova zona, quindi penso che abbiamo scelto la strada giusta. Adesso questo sarà un allenatore, vediamo un po'. Nessuno può stare qui, sì, è un allenatore. Ok, proseguiamo e andiamo alla ricerca di queste benedette chiavi. Qui c'è anche una scala. Hai finito l'effetto repellente, devo metterne un altro. Forse qua sotto? Ah no, qua potrebbe essere la zona. Io non me la ricordo, ragazzi, sono passati talmente tanti anni che non mi ricordo dove bisogna andare. Questo qui mi sembra tanto un allenatore, lo salterei. Metti 14. Ah, bisogna proprio essergli davanti. Sì, esatto, chi non lo farebbe noi. Noi pigiamo tutto quello che si può pigiare. Forse abbiamo aperto qualcosa qua a sinistra. No, una ricarica totale. Qua c'è un pulsante che lo pigiamo assolutamente, sì. Esatto. Noi siamo proprio quelli che vanno, pigiano, è stupendo. Vediamo qua se c'è qualcosa di utile. Una caramella rara, sì, le caramelle rare le teniamo sicuramente. Una MT22, ma cos'è tutte queste MT che stiamo trovando? Fatemi vedere un attimo. Solar raggio, solar raggio può essere interessante per il nostro Viplum magari. E Bora, Bora assolutamente sì. Allora, noi aspettiamo di battere la palestra di Blaine e poi Bora lo diamo a Starmie, direi. Abbiamo trovato la chiave segreta. Boh, direi che ce ne usciamo. Abbiamo trovato anche un fune di fuga, mi pare. Fune di fuga, assolutamente sì, usciamo. Ho curato i Pokémon e ora ci buttiamo diretti nella palestra di Blaine. E qua bisogna. Ok, Blaine, capo palestra, va bene. C'è sempre Gary che è passato prima di noi dovremmo battere tutti questi allenatori per aprirci le porte, ok? Li taglio un po', direi. Ok, proseguiamo.
ci ha aperto la porta, li sfidiamo letteralmente tutti. Ok, anche questo qui aveva Pokémon interessanti, aveva Ninetales, che forse non abbiamo ancora visto nessuno con Ninetales. Ah, quello potevo anche non batterlo, vabbè. Battiamo anche questo, sono tutti scassinatori. Apriamo anche questa porta qui e finalmente abbiamo Blaine. Ok, fino adesso ho praticamente one-shottato tutti i Pokémon con bolla a raggio quasi. Sono Blaine, capovolestro di cannella. I miei Pokémon inceneriranno ogni sfidante. Procurati l'antiscottatura. Non l'ho neanche portata l'antiscottatura, anche perché siamo assolutamente forti contro Blaine. Oltre ad avere Starmie, abbiamo anche Nidoking con Terremoto che può comodamente arare questo palestra. Non bastasse, ci abbiamo Charizard che è praticamente immune. Snorlax, cioè siamo veramente. Non abbiamo Pokémon d'erba, quindi sostanzialmente fortissimi. Non ha alcuna speranza contro di noi. Eh sì, Starmie è salito anche a livello 57 a forza di fare questi allenatori, perché comunque ce n'erano tanti, eh. Ho preservato la mossa Surf da usare contro Blaine e tutti gli altri li ho fatti quasi tutti, perché c'era un allenatore con Rapidash e per quello gli ho fatto un idropompa, però ecco, vedete il Rapidash così, è veramente bello, è carino, però non penso che reggerà Surf di Starmie. Anche perché evolvendosi Staryu è diventato veramente. Starmie ha un bellissimo attacco speciale, insomma. È un Pokémon importante. Arcanine è un Pokémon spettacolare, ma quanto è bello disegnato così. Quanto è bello. Cioè, è fiero, proprio un gran bel Pokémon. Noi abbiamo Charizard, ma se non avessimo Charizard, Arcanine, tutta la vita. 2000 punti esperienza. Abbiamo vinto facile perché Starmie è troppo forte, però insomma aveva dei bei Pokémon. Si è meritato la medaglia Vulcano. Mi fa strano che non abbia Magmar. Peccato, insomma, Magmar di Blaine nella versione, insomma, nel cartone c'era, no? Migliora la capacità di speciale dei tuoi Pokémon. Prendi anche questo. MMT 38. Fuoco bomba. Cioè, sono i più adatti, va bene, va bene. Allora, adesso torniamo, già che abbiamo il fune di fuga, sfruttiamolo e andiamo a vedere se ci ha finito i fossili. Assistente. Dove eri finito? Il tuo fossile è tornato in vita. Omanite, che pensavo? Out. Ok, vuoi dare un soprannome a Omanite? No. Ah, ok, e non ce l'ha fatto vedere? Vabbè. Toh, ti diamo anche l'ambra antica. Un fossile Redacton, che ho già estinto, lo farò tornare con la macchina. Perfetto. Ci metterò un po', fatti un giretto nel frattempo, ci facciamo un giretto. Ok, ho aspettato un pochettino. E dove eri finito? Cioè, io aspettavo che tu finissi, vabbè. Ok, Aerodactyl, Manuel Aerodactyl. Vuoi dare soprannome a Aerodactyl? No. Nel frattempo mi sono fatto spazio, quindi possiamo andare a vedere Omanite. È questo Pokémon d'acqua, roccia acqua. È carinino il disegno, ok. Mentre Aerodactyl è un Pokémon che io amo tantissimo ed è Roccia Volante. Veramente spettacolare, spettacolare. È un Pokémon veramente molto forte e molto interessante. Con questi due Pokémon fossili direi che abbiamo completato questo episodio. Ci vediamo nel prossimo episodio. Mi dispiace, mi rendo conto di non aver registrato l'audio del gioco, me ne sono accorto poco fa. E portate pazienza e ci vediamo al prossimo episodio con la palestra di Giovanni. Ciao!